Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Napoli-Juventus 2-1 il giorno dopo. Dalla thumbnail avete visto da Raspadori a Raspadori passando per Kvaratskhelia, anche perché al di là di un Giacomino in casa Juve l'anno scorso che ci consegnò gran parte dello scudetto e Raspadori che la chiude oggi ribadendo il calcio di rigore sbagliato di Osimhen in rete. C'è un Kvaratskhelia che all'andata si mangiò quel gol, eravamo in contropiede, eravamo sullo 0-0, oggi invece sblocca la partita con un colpo da maestro. Ci arriviamo e commentiamo la partita, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Diciamo che andremo ad analizzare per lo più cosa è stato il match e per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, è ancora gratis cari ragazzi, quindi il supporto e diciamo la crescita del canale fa sempre piacere al sottoscritto. E poi è un Napoli che ha svoltato, svoltiamo ancora di più anche il canale. Allora andiamo un attimo a vedere solo alcune poche statistiche. 71% di possesso palla a 29, 14 tiri a 18 in favore per la Juve, ma noi tiriamo nello specchio molte più volte di loro, 7 a 4, e poi sbagliamo solo 70 passaggi, che come state vedendo nei post partita è una statistica che vado sempre a guardare, perché passata quella soglia di 70 al massimo 80 passaggi vuol dire che hai regalato troppi palloni all'avversario e al limite l'hai pure sofferto il match. Ma non è detto ovviamente, però è un Napoli che statisticamente in media non sbaglia mai più di 70 al massimo 75 passaggi a partita. C'è l'intervista di Calzona che dobbiamo commentare assolutamente, anche perché a livello comunicativo il Napoli non diciamo che non farà tutte le conferenze, è stato molto chiaro, sarà un Napoli che parlerà molto poco a livello mediatico da qui a fine campionato per quanto riguarda la Serie A. In Champions League sarà tutta un'altra situazione e speriamo di avere conferenze in Champions anche dopo il Barcellona, ma questo lo analizzeremo a tempo debito. Intervista a Calzona. Allora, Calzona dice: siamo sulla buona strada, c'è ancora tanto da fare. Sono felicissimo per la vittoria. Ho visto una squadra che ha voglia di migliorarsi, ma abbiamo ancora tanto da lavorare. La squadra vincendo questa partita ha dato un segnale, vuole raggiungere posizioni importanti. Sono felicissimo di vedere una squadra che ha voglia di migliorarsi. Se vinci ti dà ancora più voglia di migliorarti e lavorare. Sulla coppia di Osimhen sono due giocatori fortissimi, fondamentali, hanno passato un momento di difficoltà ma ora sono tornati ai loro livelli. La cosa interessante è che tutti quelli che entrano mi danno una mano ed erano tutti pronti ad entrare. Si parte da qui. Fermiamoci un attimo perché il Napoli ha risanato, almeno a quanto si legge, a quanto vediamo in campo, tutte le lacune gruppo. C'era chi andava per conto suo, c'era chi se ne fregava altamente del compagno. Da Sassuolo e anche stasera abbiamo visto che il Napoli si cerca di nuovo uomo su uomo, è un Napoli quadrato, è un Napoli che nel primo tempo è stato, è stato in campo in maniera impeccabile e poi ritorniamo belli da vedere, efficaci e cinici anche quanto basta sotto porta, perché siamo diventati anche molto più precisi nei tiri nello specchio. Siamo primi in Serie A per tiri verso la porta, non per tiri in porta, ma tiri totali. E questo è un dato che fa ben sperare per le partite che arriveranno. Ovviamente meglio il primo tempo che il secondo, perché nel secondo la Juve sempre chiusa, come sempre il Napoli ha cercato di arretrare un tantino il baricentro per stanare un attimo la Juventus e poter chiudere la partita approfittando della prima occasione possibile. Non è successo per meriti loro e li ringraziamo anche per i gol che si sono mangiati. Dobbiamo registrare un tantino meglio questa fase difensiva, perché abbiamo preso delle imbarcate non da poco e quindi quando trovi squadre attrezzate, la Juve è una squadra attrezzata, al di là che giochi o non giochi, come gioca, bene o male, interessa relativamente poco, perché quando arrivano personaggi in area di rigore che vedono la porta ed hanno
un piedino diverso dal Sassuolo di turno, dal Cagliari di turno, eccetera, eccetera, rischi di farti male. Però è una situazione che sta girando, ecco, comincia a girare anche un tantino di fortuna che non deve mancare mai in un cammino, nel cammino di un campionato intero. Noi abbiamo già pagato per quanto riguarda episodi a sfavore, il palo, le traverse, il rigore a Bologna, situazioni sbagliate, gol mangiati davanti alla porta, ciabattate che potevano finire dentro, portare 3 punti e invece ci abbiamo rimesso qualche pareggio. Ieri siamo quasi tornati, diciamo, allo stesso livello, perché poi è vero che c'è bisogno di fortuna, la fortuna ti dà, la fortuna ti toglie, però ieri diciamo che ci siamo giocati gran parte dei bonus. Il palo di Vlahovic con un pallonetto prende il palo e la palla esce, ci ritroviamo sulla ribattuta. Lo stesso rigore di Osimhen, ribattuto in porta da Raspadori, palo interno rete, situazioni che qualche mese fa diciamo sarebbero andate diversamente. Forse il tap-in sul calcio di rigore di Raspadori prendeva il palo pieno e tornava a centrocampo il pallone e non avresti vinto la partita. Sono situazioni che cambiano nell'arco di un anno e di un campionato e a noi fa tanto piacere. Cosa manca? Gli chiedono a Calzona. In 10 giorni non si fanno miracoli, ci vorrebbe il tempo che non abbiamo. Chiedo ai ragazzi velocità di apprendimento, cosa che stanno facendo e di cui sono felicissimo, anche se di natura non sono mai contento. Bravo Calzona, bisogna avere fame, fame in continuazione. Sull'infortunio di Rachmani ha avuto un indurimento dell'adduttore, poteva aggravarsi per quello è uscito, verrà valutato domani. C'è il tempo per eliminare gli errori in vista del Barcellona, ci vorrebbe tanto tempo ma non ce l'abbiamo e dobbiamo velocizzare e memorizzare più nozioni possibili. Siamo rientrati in gioco per le posizioni di alta classifica, col Torino abbiamo l'obbligo di fare risultato anche se non sarà facile perché non siamo ancora pulitissimi nel gioco. Mi fermo qui perché Calzona è esemplare quando deve analizzarti la partita e vede la partita come la vediamo tutti noi. Questo è un buon segnale, non l'abbiamo avuto ancora da inizio anno, diciamo, un allenatore in panchina che veda ciò che vediamo noi. Non siamo stati puliti, siamo stati un tantino imprecisi e a livello difensivo dobbiamo assolutamente migliorare, anche se un Napoli riversato nella metà campo avversaria con una difesa altissima e con un Rachmani che al limite sarebbe anche pronto a ricevere la palla che esce dall'area di rigore per tirare direttamente in porta, fa ben sperare per il proseguo del campionato e questa partita Champions che dobbiamo andarci a giocare assolutamente e siamo diciamo messi molto meglio a livello offensivo e riusciamo ad essere compatti tra le linee, quindi io prendo la partita di ieri come l'ulteriore esame che il Napoli ha passato. Ovviamente non sto qui a dire abbiamo vinto con la Juve, la strada è spianata, arriviamo in Champions League, eccetera, eccetera, e le vinciamo tutte. No, assolutamente no. Però era un test importantissimo per alzare un attimo l'asticella, perché ovviamente avendo avuto il Sassuolo che ha perso anche col Verona in questa giornata di campionato, ci rendiamo conto che quel 6-1 a livello numerico vale un tantino meno di quanto uno si possa soffermare davanti al risultato e dice mamma mia il Napoli ha vinto 6-1. Era il Sassuolo e siamo d'accordo. Ieri era la Juve ed era anche una Juve abbastanza tonica fisicamente, abbastanza sul pezzo a livello di corsa, perché la Juve ha fatto 18 tiri totali, non è che si è rintanata per tutta la partita nella metà campo avversaria, tanto è vero che il secondo tempo forse un tantino meglio loro. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto? Assolutamente no, perché noi giochiamo in casa e perché a noi servivano i 3 punti. Dal punto di vista del gioco, il Napoli nel primo tempo ha giocato molto meglio ed era molto più organizzato della Juventus. Poi la Juve nel secondo tempo crea le solite occasioni per espedienti, un calcio di punizione, un cross, una palla sporca, una palla persa soprattutto da noi perché abbiamo fatto qualche errore di troppo a centrocampo
e sono andati vicino, diciamo, al vincerla, a poterla vincere la partita, perché poi si mette sull'1-1, devi stare attento. Si sono ricongiunti tutti gli astri, tant'è vero che c'è anche un'uscita impeccabile di Meret, incredibile ma vero, su un calcio di punizione nel finale. Esce Meret con i pugni e rispedisce la palla a centrocampo. Quindi attenzione, perché si sono ricongiunti tutti gli astri e mi auguro che il Napoli ritorni a splendere e ad avere un cammino, diciamo, convincente fino alla fine del campionato. Poi, se sono rose fioriranno, se i punti li avremo fatti, tiriamo le somme e vediamo se siamo riusciti nell'impresa di arrivare in Champions League. Io ho goduto come non mai da ieri sera, ho cercato di diciamo inglobare tutta la goduria di questa partita per scacciar via poi tantissime delusioni avute da inizio campionato fino ad oggi, e colgo l'occasione per avvisarvi che stasera andiamo nel live post partita. Noi lo facciamo molte volte nell'immediato del match, ma ieri sera non è stato possibile. Lo faremo stasera ore 18:30 con i nostri ospiti, quindi vi invito stasera a venire in live e a commentare anche lì la partita del Napoli che è stata. Analizzeremo a livello tattico, avremo Giuliano, credo, con diciamo la campana dallo stadio, sold out il Maradona, con una tifoseria stupenda, e andiamo solo a commentare delle pagelle e chiudiamo. Allora, 7 a Calzona perché non ha messo Zielinski dal primo. Io nel vedere la formazione sono passato sopra alla scelta Juan Jesus Olivera, ma volevo vedere Traoré dall'inizio, così è stato. Traoré si è comportato anche discretamente bene, perché con Quara e Olivera o Mario Rui dietro i movimenti sono giusti, lo spazio che si crea è impeccabile a livello tattico, e Kvaratskhelia ne giova tantissimo per quanto riguarda le caratteristiche dell'esterno. 6 a Meret per due cose che non mi sono piaciute. C'è una palla nel primo tempo data a Traoré, dove passa Traoré per quello che poi ha fatto l'errore e si è fatto soffiare il pallone, dove la Juve poi stava segnando, ma tu Meret lo vedi di fronte, quindi avresti dovuto battezzarla un tantino quella situazione pericolosa per quanto riguarda l'avversario che ti viene a prendere il pallone sulle gambe. Ma non è un errore gravissimo, perché poi la Juve spara alto e non ne approfitta. Rachmani Juan Jesus 6 e mezzo a anche 7, vai 7 a tutte e due, alla coppia centrale che di sbavature ne ha fatte poche, è vero, abbiamo sofferto, ma diciamo è più un movimento totale della linea difensiva che non è stato fatto bene che l'errore dei singoli. 6 e mezzo Olivera e Di Lorenzo, anche se un tantino mi è piaciuto, forse un tantino di più sulla sinistra il Napoli, a destra eravamo un po' macchinosi per certi frangenti. 6 e mezzo ad Anghissà, 7 a Lobotka, 6 e mezzo, 7 a Traoré, 6 e mezzo a Traoré, perché poi ci sono state alcune defianze, non è stata la stessa prestazione dinamica del Sassuolo, ma secondo me Traoré, a Traoré serve solamente minutaggio e familiarità col campo e andare in automatico, ecco. Quindi aspetto Traoré, perché diventerà secondo me il crack del Napoli, e me lo auguro, perché poi 25 milioni possono essere tanti, così come possono essere anche molto giusti per l'acquisto che andrai a fare a centrocampo. 6 e mezzo a Politano, perché la catena di destra, come ho detto prima, non è stata come quella di sinistra in questa partita, anche se a livello difensivo abbiamo coperto molto bene. Anche Sa ha giocato una discreta partita e non sto bocciando nessuno. 6 e mezzo a Politano, un 7 e mezzo a Quara, pericolosissimo comunque il calciatore che rappresenta il Napoli per quanto riguarda il coniglio dal cilindro all'improvviso, gli dai il pallone e non lo sai mai cosa può succedere. E poi ho visto
e chiudiamo delle pagelle molto basse per Osimhen, addirittura chi gli ha dato 6. Io gli do un 7 pieno, se non un 7 e mezzo come Kvaratskhelia. Voi vi direte, sì, ma Osimhen non ha fatto praticamente niente, ha sbagliato il calcio di rigore. Sì, ma Osimhen per 90 minuti ha tenuto la difesa della Juve sotto scacco in tutti gli elementi e lo certifica il calcio di rigore, perché a quel minuto del match alla fine sei stanco, ti vai a prendere quel pallone tra i tre avversari facendoti poi pestare i piedi perché il calcio di rigore è sacrosanto. Tanta roba per foga, per voglia di vincerle, per volerla portarla a casa, per fare reparto da solo che ti permette poi quando sei basso di poter lanciare quel pallone in avanti e rifiatare, perché così non si prende la punizione o va in fallo laterale o va in porta a difesa schierata e li affronta tutti quanti a viso aperto. Tanta roba. Il nostro Osi, non sono d'accordo con i 6 in pagella che sono usciti dovunque. Le abbiamo fatte tutte, Politano l'ho detto, diamo un grande voto a Raspadori, un bel 7 in pagella perché c'è anche questo da annotare nel Napoli, al di là di Raspadori, cominciano a funzionare anche chi entra dalla panchina e diventa fondamentale anche chi entra dalla panchina, cosa che succedeva anche l'anno scorso, ecco perché si sono ricongiunti gli astri, cari ragazzi, e speriamo che sia un percorso soleggiato fino alla fine perché ce lo meritiamo dopo tantissimi alti e bassi e tante situazioni sfavorevoli e bocconi amari che abbiamo dovuto ingoiare. È quasi il caso di svoltare la stagione. Vi ricordo ancora l'appuntamento stasera 18:30 in live post partita con i nostri ospiti, ragazzi. Sempre Forza Napoli e ci vediamo stasera. Ciao.